Tante volte mi sono trovato nella situazione in cui volevo iniziare a studiare una nuova lingua, ma ne stavo già studiando un'altra. Se è capitato anche a te, forse ti starai chiedendo quando iniziare con una nuova lingua. È meglio aspettare di avere un livello molto avanzato in quella che già stiamo studiando o possiamo iniziare prima? Ne parliamo nel video di oggi. Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati. Io sono Simone, amo le lingue straniere, le uso per lavorare all'estero come project manager e su questo canale parliamo di come imparare le lingue da autodidatta. Io quest'oggi sono qui con il mio amico Giorgio. Giorgio, come va? Giorgio? Wie geht's dir? Giorgio? Musto nuovo. Come estás? Bene, Giorgio ragazzi, lo lascio qua, è un po' timido, quindi lasciamo perdere, ha qualche difficoltà nel parlare lingue straniere, sta ancora imparando. Ad ogni modo, nel video di oggi, filmato direttamente dalla ridente città di Busto Arsizio, rispondo a una domanda che mi ha fatto Itzel, ma anche Juan e Leonardo. Ho visto ragazzi che eravate interessati, vi mando a tutti un saluto, che è proprio quando iniziare a imparare una nuova lingua. Cioè, se io sono italiano e sto studiando il tedesco, a che punto potrei iniziare a studiare un'altra lingua? Mettiamo che io voglio studiare il francese, ad esempio. Quando iniziare a studiare il francese? Inizio con un breve racconto, con un esempio, diciamo, molto personale. Io stavo studiando francese e a un certo punto ho iniziato a studiare russo. Nel momento in cui ho iniziato a studiare russo mi sono accorto che in realtà il mio francese non era ancora arrivato ad un livello tale per cui potevo abbandonare, tra virgolette, lo studio. Quindi per un po' di tempo, diciamo, mentre studiavo russo, sono dovuto tornare a studiare francese e ho portato avanti le due lingue in parallelo, perché non era ancora il momento di studiare il russo. Col senno dei poi, vi dico, avrei dovuto probabilmente aspettare ancora 2 o 3 mesi prima di iniziare a studiare il russo. La stessa cosa poi più o meno mi è successa con il russo e il portoghese. Io ho aspettato un sacco di tempo prima di iniziare a studiare il portoghese perché volevo evitare di fare l'errore che avevo fatto con il russo e con il francese. Avevo iniziato un po' troppo presto. Nel momento in cui ho iniziato a studiare il portoghese ero davvero convinto, ok, adesso sono arrivato ad un livello tale in russo per cui posso iniziare a studiare il portoghese. In realtà anche lì per un po' di tempo ho portato avanti lo studio di entrambe le lingue in parallelo perché con il russo dovevo ancora raffinare alcune cose. E di nuovo ho fatto una cosa simile con il portoghese e lo sloveno, perché stavo studiando portoghese e poi mi sono detto, sai cosa Simone, oramai sei in grado di ascoltare podcast tranquillamente, guardare film senza problemi, puoi parlare tranquillamente di qualunque cosa facendo una quantità infinita di errori, ma puoi comunicare in portoghese, iniziamo a studiare lo sloveno. Ora, i miei obiettivi erano un po' diversi, nel senso che con il russo ammetto di aver iniziato un po' troppo presto, avrei dovuto aspettare un po'. Con il portoghese invece sono riuscito a dire, Simone, aspetta un attimo prima di iniziare a studiare il portoghese, concentrati sul russo e poi cominci. Quindi devo dire che mi do la pacca sulla spalla da solo perché sono riuscito, diciamo, ad arrivare vicino a quel punto critico prima di cominciare con una nuova lingua. Con lo sloveno invece il mio obiettivo non era esattamente arrivare a parlare portoghese al top per il momento, perché so che, diciamo, essendo italiano, parlando molto bene spagnolo, il portoghese è più facile di altre lingue come il russo, ad esempio, che è molto distante dalla mia madrelingua e da altre lingue che parlo bene. Quindi in questo caso ho scelto di mantenere il portoghese più o meno a quel livello per un po' di tempo e quando vorrò dedicarmici di nuovo, vorrò investirci più tempo, gli darò una bella botta per portarlo a livello più elevato. Qual è però questo punto critico, ovvero quando iniziare con una nuova lingua senza evitare problemi? Secondo me il livello critico è il B2, quindi una specie di upper intermediate.
se vogliamo definirlo così. La definizione di livello di conoscenza di una lingua B2 è la seguente. Lo studente comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprende le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione, è in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Lo studente sa produrre un testo chiaro e dettagliato su una ampia gamma di argomenti e riesce anche a spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. Quello che manca in questa definizione è aggiungere che una persona che parla una lingua a livello B2 non vuol dire che la parla in maniera perfetta, cioè fa ancora magari degli errori, però il focus del livello B2 è sulla comunicazione. In generale però spesso l'indicazione del livello B2 non basta, molto spesso, anche se magari più o meno abbiamo un livello B2, ci mancano esperienze di vita reale nella lingua che stiamo studiando. Faccio un esempio estremo. Mettiamo che io in 3 mesi faccia un programma di full immersion e studio tutto il giorno per 3 mesi, non lo so, il francese, e imparo il francese e arrivo a livello B2 in 3 mesi. È un sacco di lavoro, però davvero faccio tutti i giorni a studiare tutto il giorno. Ci arrivo. Ecco, in questi 3 mesi però non ho sviluppato un livello, diciamo, di interazione con la lingua, non ho interagito abbastanza con la lingua in situazioni reali e quindi è molto semplice che mi dimentichi poi le cose se non continuo ad utilizzare la lingua tutti i giorni, se non continuo a migliorarla. Quindi non consiglierei a questo punto di iniziare già con un'altra lingua. Cerchiamo di avere esperienze di vita reale nella lingua che stiamo imparando, cerchiamo di integrare la lingua nella nostra vita e a questo punto potremo pensare di iniziare a studiare un'altra lingua. Mi piace moltissimo la definizione di Luca Lampariello, lui parla di sistema A e sistema B. Lui dice sistema A è quando sto studiando una lingua in maniera attiva, no? Il sistema B è invece quello in cui io sposto una lingua quando sono arrivato a un livello B2 più o meno e voglio semplicemente mantenerla, no? È questo quello che dobbiamo fare. Arriviamo al livello B2, poi iniziamo a spostare la lingua nel sistema B, quindi iniziamo a mantenerla e a questo punto potremo iniziare a studiarne un'altra. Quali sono gli altri segnali che potete considerare per capire un pochino a che livello siete? Potete ascoltare un podcast magari senza capire tutto, però potete godervi l'ascolto. Potete guardare un film magari con i sottotitoli nella lingua che state studiando e di nuovo potete godervi il film, non è che state pensando devo studiare, devo imparare, vi state godendo il film in maniera naturale. Potete parlare praticamente con chiunque di qualunque cosa, anche se continuate a fare tanti errori, e potete leggere libri in lingua originale, anche se magari un po' più lentamente e anche se non capite tutti i passaggi. In generale io consiglio sempre di fare quella che io chiamo fade in, fade out, ovvero quando inizio un'altra lingua, magari per 2 o 3 mesi continuo a migliorare la lingua che stavo studiando attivamente in precedenza, poi questa lingua viene spostata nel sistema B di mantenimento e posso concentrarmi attivamente soltanto sullo studio della nuova lingua. Questo fade in, fade out dura, come detto, 2 o 3 mesi, però dipende un po' dai vostri obiettivi, ovviamente è un po' personale la durata. Ci sono 3 altri fattori da tenere a mente quando iniziamo a studiare una nuova lingua. Il primo è la passione. Io so che ho il problema, tra virgolette, che quando inizio a studiare una nuova lingua mi appassiono così tanto alla nuova lingua che sto studiando che la lingua che stavo studiando in precedenza inizio un pochino a, diciamo, diminuire il tempo che investo nello studio attivo di questa lingua. Quindi se pianifico 2 o 3 mesi, so che alla fine in realtà faccio magari 1 mese e mezzo, 2, perché poi già davvero voglio concentrarmi soltanto sulla nuova lingua. Quindi questa cosa è da tenere a mente. La seconda cosa invece è il tipo di lingua, ragazzi. Io sconsiglio vivamente di imparare una lingua molto simile a un'altra subito dopo. Quindi se avete appena imparato lo spagnolo e siete arrivati, diciamo, a un B2, evitiamo di iniziare a imparare il portoghese subito dopo. Magari impariamo una lingua
molto diversa di un'altra famiglia linguistica, che può essere una lingua slava, una lingua dell'Asia, qualunque altra cosa, perché ci aiuta, diciamo, a evitare di fare un po' di confusione. Il terzo punto da tenere a mente invece è il tempo che avete a disposizione, ragazzi, perché in questa fase iniziale in cui state studiando ancora le due lingue in parallelo, ovviamente l'investimento in tempo è maggiore, quindi cercate di capire bene se avete il tempo da investire. Se non è questo il caso, allora ultimate un pochino, andate a perfezionare una lingua e soltanto in un momento successivo iniziate a studiarne una nuova. Detto questo, indipendentemente da quale lingua state studiando, per riuscire a studiare le lingue da autodidatta con successo è fondamentale, davvero fondamentale, l'organizzazione dello studio. Ho fatto un video in cui vi parlo di come strutturare il vostro percorso di apprendimento. Dategli un occhio, piazzatemi un like e noi ci vediamo presto anche con Giorgio. Ciao ragazzi, ciao Giorgio, a presto.